Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la prima parte di novembre 2022. Grazie. Wow, abbiamo la carta del matto. Arcano numero 0, amici dei gemelli, è un arcano che parla di chiusura cicli e di inizio nuovi cicli. È il buttarsi in una nuova avventura, l'inizio di qualche cosa di nuovo, avere fiducia in quello che sono le possibilità che la vita vi dà e anche le vostre capacità. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Sono ritornata alla lettura precedente, quindi andremo a vedere semplicemente lo sviluppo del periodo e poi andrò a spiegare con i mini tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. La mia email è qui sotto nella descrizione del video, nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 4 di coppe, un 9 di coppe, la regina di bastoni al contrario e il papa. Quindi si parte da questa situazione un po' così, un po' diciamo di desolazione, un po'. Il 4 di coppe è un'energia di cecità, in realtà. C'è qualcuno qui che avrebbe qualche possibilità o gli piacerebbe, diciamo, riuscire ad avere più possibilità e fondamentalmente la possibilità in più ci sarebbe, ma si è talmente concentrati a vedere le coppe che sono davanti a voi vuote che non si vede la possibilità che c'è lì vicino. Quindi qui si parte da una situazione dove probabilmente qualcuno ha un focus specifico su qualche tipo di situazione o di relazione e non si vedono le alternative o le possibilità laterali che ci potrebbero essere. Abbiamo un 9 di coppe, in realtà il 9 di coppe è la carta del sogno compiuto, quindi comunque al di là di questa diciamo mancanza abbiamo il 9 di coppe che parla di un appagamento, sì, un appagamento anche da un punto di vista emotivo, visto che comunque sono coppe. È un 9 però, non è un 10, quindi mi dà l'idea che manchi sempre qualche cosina, insomma, per darvi questo pieno appagamento in questa settimana. E qui abbiamo una regina di bastone al contrario, quindi potrebbe fare riferimento alla vostra presa di potere personale, mi vorrebbe da dire. Potrebbe essere o una donna che è vicino a voi, questa regina di bastoni, oppure appunto rappresentare quello che è la vostra capacità di farvi sentire, mi viene da dire, perché comunque quando c'è una figura al contrario è una perdita di potere. Qui si potrebbe anche trattare per qualcuno di una perdita di femminilità, di una perdita di sensualità. Mm? E poi abbiamo il Papa. Il Papa è un, come vi posso spiegare? Un, colui che porta un messaggio. E in questo caso è al centro della lettura. Quindi qui sento che manca qualche tipo di messaggio, qualche tipo di comunicazione, di ufficializzazione. mm? Fa anche riferimento ai contratti, quindi potrebbe essere che qui manchi, se fosse per voi, se risuonasse per esempio come una stesa di lavoro, qui potrebbe essere che si stia facendo qualche tipo di lavoro o iniziando qualche tipo di progetto che potrebbe dare la stabilità e comunque anche l'appagamento, ma manca comunque una sorta di legislatura, mi dicono, di contratto, di regole. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Allora, wow, abbiamo un 7 di coppe, quindi se qui non riuscivate a vedere una possibilità, nella seconda parte
del periodo si aprono una serie di possibilità. Il 7 di coppe è sempre una carta che parla di espansione. Guardate cosa c'è dopo: il mondo. Quindi si va verso l'espansione, si va verso quello che è un compimento, si va verso quello che è la chiusura di un ciclo e la rinascita di un ciclo nuovo. Si aprono un sacco di possibilità e sono possibilità materiali, sono possibilità reali, diciamo così. Il punto qual è? È che con il 7 di coppe si rischia sempre di essere un po' troppo con la testa fra le nuvole, di conseguenza queste possibilità vanno valutate veramente bene, perché qualcuna potrebbe anche essere semplicemente un'illusione. O che caso, abbiamo il re di bastoni al contrario. Re e regina di bastoni al contrario, si parla di una coppia di destino. Qui probabilmente c'è una relazione, un legame che può essere lavorativo, collaborativo, per qualcuno magari anche emotivo, familiare, insomma, però non è regolamentato perché abbiamo comunque qui il Papa in centro lettura. Quindi è come se ci fosse bisogno di ufficializzare qualche cosa. Potrebbe anche parlare di un matrimonio, per qualcuno magari in comune, perché comunque abbiamo due coppie, scusate, due carte o una coppia con lo stesso seme. Andiamo a vedere adesso con i mini tarocchi nello specifico di che cosa si tratta carta per carta, ok? Allora, andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un altro 4 di spade, un fante di bastoni e un cavaliere di spade. Allora, qui quello che non si vede con questa sorta di carta, la possibilità che non si vede è di movimento. Cioè, sono due 4 questi. Il 4 di spade normalmente parla di un periodo di guarigione. C'è qualcuno qui che ha bisogno di prendersi un riposo, un momento per ricaricare le pile, per appunto rigenerarsi, recuperare, rigenerare anche le idee, non solo da un punto di vista fisico, ok? È una carta di guarigione comunque, io lo sento molto come un arcano minore della temperanza. E, credo che qui ci sia bisogno di fare qualche movimento un po' fuori dalle righe, diciamo. Andiamo avanti, vediamo il 9 di coppe. Abbiamo un re di coppe e un altro 4 di coppe che era già uscito qui. Sì, potrebbe rappresentare il vostro partner, la vostra partner, un capo, ripeto, un padre, perché il re di coppe io lo sento molto associato comunque alla carta dell'imperatore anche, no? E normalmente riflette quello che è una persona di tipo amorevole. Può anche essere un vostro atteggiamento, nel senso che avendo un 9 di coppe è un po' come se foste grati, se foste appagati di tutto quello che avete in questo momento, nonostante ci sia sempre questa coppa che manca, no? Infatti è un 9, non è un 10. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo la carta degli amanti al contrario. 10 di coppe e 3 di bastoni. Sì, qui ho proprio la sensazione che sia un qualche tipo di legame, di accordo che manca. La carta degli amanti al contrario parla di una carenza di amor proprio. Se fosse una coppia, ipotesi romantica intendo, qui si tratta, secondo me, di portare alla luce determinate dinamiche, di portare alla luce quelle che potrebbero essere le possibilità, i pensieri, i progetti, perché no? Perché comunque anche qui abbiamo un 3 di bastoni, il 3 di bastoni parla di progetti, parla di viaggi, parla di movimenti e se fosse una stesa lavorativa parla di espansione a livello commerciale. Quindi dipende un po' come vi risuona. Però ecco, sento che c'è la voglia da questo 9 di coppe di arrivare al 10 di coppe, di buttarsi, di fare quel passo in più che vi dice il matto, che poi fondamentalmente è un passo di fiducia, eh. Il matto è la fiducia nella vita, anche proprio nell'universo, nel fatto che ci sia un disegno divino più grande.
Andiamo a vedere il Chierofante, il Papa. Un re di wow, re di spade al contrario e regina di spade al contrario. Altre due figure dello stesso seme. Sì, c'è una sorta di confusione di ruoli, secondo me, qui. Perché comunque quando ci sono re e regina di spade al contrario vuol dire che c'è una sorta di mancanza di chiarezza mentale, mancanza di logica, mancanza di razionalità in un certo senso. Datemi ancora una carta per queste due figure. 5 di pentacoli al contrario. Sì, qui c'è qualche questione secondo me da risolvere o inerente alla gestione del denaro per un gruppo che può essere sia familiare che lavorativo, perché abbiamo 5 di pentacoli al contrario, che è sempre una carta che parla di una sorta di o dipendenza o... Sì, è come se qui qualcuno controllasse tutta la situazione e non lasciasse magari a voi e al vostro collaboratore, collaboratrice, il vostro partner, non lasciasse cioè, raggio d'azione, sì, è come... In realtà non state male perché avete il 9 di coppe, ma si potrebbe avere di più, si potrebbe arrivare a questo 10 di coppe. Andiamo avanti, vediamo 7 di coppe. Ok, abbiamo un asso di pentacoli al contrario, un 5 di coppe e un cavaliere di bastoni. Sì, vi dico, l'asso di pentacoli è al contrario. Si fa fatica nel prossimo periodo, diciamo nella seconda parte della lettura, a iniziare qualcosa di concreto, ma giustamente abbiamo 7 di pentacoli, si stanno ancora valutando quali potrebbero essere le possibilità, le alternative, le modalità di espansione, perché qui avete comunque un 3 di bastoni che parla appunto di espansione, di crescita. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo la carta del mago e un 7 di spade al contrario. Ragazzi, qui cambierà qualche tipo di dinamica. La carta del mondo quando arriva, arriva perché appunto porta dei cambiamenti importanti e che sono sempre per il bene supremo della persona. Abbiamo anche la carta del mago che è un 1, che è un nuovo inizio, e anche qui mondo e matto. Il mondo adesso in questo mazzo no, però nel mazzo originale è rappresentato da una, come si chiama? Una corona di alloro o un serpente che si mangia la coda e sta ad indicare proprio la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. E anche il matto, che è un arcano numero 0, lo 0 è un cerchio, quindi ricorda un po' questo ciclo che si chiude, che si compie per iniziare un nuovo tipo di percorso. E qui abbiamo il mago, qui potete manifestare quello che voi volete perché vengono giù le maschere. Ok, il 7 di spade quando è al contrario può parlare di qualche tipo di realtà che viene a galla, qualche tipo di proiezione o bugia potrebbe anche essere. Andiamo a vedere questo re. Ok, allora abbiamo un 10 di pentacoli al contrario, un 8 di coppe e di nuovo il matto. Quindi, nonostante, diciamo così, ci siano questo mondo, questo mago, il matto lì, c'è bisogno, ragazzi, di partire per nuove avventure, di fare un viaggio, di allontanarvi dal tipo di idea che avete in questo momento, dal tipo di persona che state frequentando, dal tipo di situazione che qui non è chiara, che non è regolamentata, che non è regolarizzata. Vi dirò, la lettura comunque finisce con un... C'è comunque la carta del matto che riprende un po' l'energia generale, quindi si parla di nuovi inizi, si parla di un cambiamento, si parla di qualcuno che sta iniziando a comportarsi in modo da creare la propria realtà,
quando c'è la carta del mago, si è perfettamente in grado di ehm, manifestare quello che si vuole fondamentalmente, ok? Bene, andiamo a vedere ancora due carte con Osho, vediamo cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione. Abbiamo il coraggio e la pigrizia. La pigrizia è un 9 di coppe, quindi lo metto qua vicino. E poi abbiamo il coraggio. E di qui abbiamo il ribelle, che è la carta dell'imperatore e il divertimento. Il divertimento è un fante di bastoni ed è proprio quello che forse avete bisogno, diciamo all'inizio del periodo, perché sento che probabilmente tutto questo movimento energetico è uno sforzo notevole perché comunque avete bisogno di recuperare le forze con questo 4 di spade, vediamo se così le vedete tutte lo stesso, sì. Ok, e dicevo, avete bisogno di recuperare le forze con questo 4 di spade e il fante di bastoni parla proprio di nuovo entusiasmo, di passione, di creatività, di qualcuno che ha il fuoco dentro, ok? Fondamentalmente il fante di bastoni nel mazzo di Osho viene chiamato il divertimento. C'è bisogno di stare un po' leggeri, mi viene da dire, ok? Oh, adesso sì che le vedete bene. Ok. La pigrizia e il coraggio. La pigrizia è perché si parte da una sensazione di appagamento comunque. Quando c'è un 9 di coppe, questa immagine rende molto bene l'idea. È qualcuno che gode di quello che ha. Vedete che è seduto con un cuscino sotto i piedi, ha il suo cocktail, gli occhiali da sole, è lì rilassato, che prende il sole. Quindi si tratta di essere nella propria zona di comfort. E poi abbiamo anche il coraggio, che è la carta della forza. Quindi qui si tratta di prendere il coraggio di uscire da questa zona di comfort. Quando c'è un 4 di coppe c'è sempre una tendenza a vedere in negativo, quindi si vede quello che non si ha. mm. E qui è anche un po' quello, no? Cercate di prendere coraggio, un po' di rendervi conto di quello che già avete, perché in realtà siete un po', come si dice, nella bambagia. In realtà non vi manca niente con questo 9 di coppe. Però probabilmente c'è un po' di forza di volontà da poter migliorare per muovere e far diventare questo 9 un 10 di coppe. Quello che non si vede è il ribelle e il divertimento. Io credo che qui, come vi dicevo all'inizio, c'è qualcuno qui che sta andando o vorrebbe andare un po' controcorrente. In questo mazzo il ribelle spezza le catene che sono già esistenti per creare delle nuove regole e lo fa divertendosi. È un po' questo il senso qui. Avete bisogno di ricreare qualche tipo di dinamica, qualche tipo di inizio, perché qui comunque abbiamo un asso di pentacoli, anche se è girato al contrario, ma c'è la carta del mondo, quindi si va verso il cambiamento e di nuovo si va verso quello che è una nuova avventura. Il punto è che qui c'è bisogno di farlo divertendosi, ok? Andiamo a vedere un ultimo oracolo per chiudere la lettura. Vediamo che consiglio vi danno. Ok. Wow. Carta numero 35, magari a qualcuno può interessare, diciamo così, il numero. Allora, qui c'è una figura che se vedete è come se fosse legata alle alghe nelle profondità. Vedete che è diciamo la superficie dell'acqua dove eh, ci sono queste foglie così. E la carta dice riprenditi il tuo potere. Ed è un po' quello che vedevo qui con queste due carte, Re e Regina di bastoni girati al contrario. C'è qualcuno qui che ha bisogno di riprendere in mano il proprio potere decisionale, il proprio potere anche di
manifestazione, qui avete un mago, eh. Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di novembre 2022. Ditemi nei commenti se vi risuona. Io intanto vi ringrazio per tutto l'appoggio che mi date sempre. Se il video vi è piaciuto potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Ogni tipo di supporto è sempre valido. Io vi ringrazio, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!